Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Qualche tempo fa ho fatto un video, questo qui, in cui ho classificato 12 serie TV italiane di Netflix dalla più facile alla più difficile da capire e da seguire. E oggi vorrei fare la stessa cosa con 8 serie TV italiane di Prime, che sono le seguenti. Vita da Carlo. Una serie TV che racconta alcuni episodi di vita dell'attore romano Carlo Verdone nel periodo in cui pensava di candidarsi a sindaco di Roma. Celebrity Hunted, Caccia all'uomo. Un gioco in cui alcuni personaggi famosi devono raggiungere in incognito una destinazione, viaggiando in lungo e in largo per l'Italia senza farsi catturare. LOL, chi ride è fuori. Un gruppo di comici deve stare 6 ore chiuso in una stanza. La cosa difficile è che è vietato ridere. Rocco Schiavone. Il protagonista è un ispettore di polizia che è stato trasferito da Roma in Valle d'Aosta a seguito di alcune vicende e qui dovrà ricostruirsi una vita ed indagare sugli omicidi commessi nella zona. De Ferragnez. Questo docu-reality segue le vicende quotidiane e familiari di Chiara Ferragni e Fedez. Tutta colpa di Freud. Uno psicanalista si vede stravolgere la vita dall'inaspettato ritorno a casa delle sue 3 figlie. Monterossi. Un autore televisivo riceve delle minacce di morte e dovrà quindi indagare per conto suo per scoprire chi lo vuole morto. Dinner Club. Un gruppo di personaggi dello spettacolo, capitanati dallo chef Carlo Cracco, viaggia in giro per l'Italia alla scoperta di prelibatezze e sapori nuovi, che poi gusteranno insieme riuniti a tavola. Vorrei cominciare da quelle che potrebbero essere più facili da seguire e quelle che potrebbero essere più difficili da seguire. E poi vediamo cosa c'è nel mezzo. Allora, le serie TV che potrebbero essere più facili da seguire, secondo me, sono Celebrity Hunted, Caccia all'uomo e The Ferragnez. E queste 2 serie le metterei ad un livello A2. Nel caso di Celebrity Hunted, Caccia all'uomo, non c'è una vera e propria trama, cioè i concorrenti devono semplicemente scappare e riuscire ad arrivare in un luogo senza farsi catturare. Quindi la trama non è così complessa, non c'è neanche molto dialogo da seguire, quindi secondo me potrebbe essere abbastanza semplice da seguire come serie TV. Per quanto riguarda The Ferragnez, è un reality show, quindi le telecamere seguono la loro vita, le loro azioni quotidiane, che cosa fanno giorno per giorno, e è come se fosse un vlog, diciamo, no? Non c'è una trama complessa da seguire, quindi per questo motivo potrebbe essere più semplice seguire questa serie TV. Quelle che invece sono più difficili da seguire, secondo me, e che metterei ad un livello C1, sono LOL, chi ride è fuori, perché la comicità è una delle cose più difficili da decifrare in un'altra cultura, in un'altra lingua. Quindi questo è il motivo principale per cui direi che LOL, chi ride è fuori è ad un livello B2 più C1 per questo motivo. Poi i personaggi che partecipano al gioco fanno anche molte imitazioni di altri personaggi italiani, quindi se non si conoscono quei personaggi italiani non si capisce l'imitazione. Quindi ci sono vari elementi che rendono la comprensione di questo spettacolo un po' complessa. L'altra serie TV che secondo me è un po' difficile da seguire è Monterossi. Anche questa la metterei ad un B2 più quasi C1 perché l'ho trovata molto verbosa come serie TV. Ci sono tantissimi dialoghi, parlano in continuazione, quindi c'è molto da seguire, c'è molto dialogo da seguire e da capire. Per questo motivo credo che sia complessa da seguire e da capire. Nel mezzo, quindi ad un livello intermedio B1-B2, metterei Vita da Carlo, Tutta colpa di Freud e Rocco Schiavone, perché non sono né facilissime né difficilissime da capire, sono appunto nel mezzo, non sono impossibili da seguire, quindi
So che molti miei studenti, per esempio, hanno molto apprezzato Vita da Carlo e anche Rocco Schiavone. Sono delle serie molto belle, molto carine e anche molto piacevoli da seguire. L'unica cosa che potrebbe essere un po' un ostacolo in Vita da Carlo e in Rocco Schiavone è che i personaggi principali ogni tanto si lasciano andare a delle espressioni in romanesco, no? In dialetto romano, e anche la loro cadenza è molto romana. Però, a parte questo, non vedo grosse difficoltà nel seguire queste due serie e tra l'altro Tutta colpa di Freud è in principio un film, quindi se non volete seguire la serie, che è una novità su Prime, potete però guardare il film. Poi nel mezzo ho deciso di mettere anche Dinner Club, che direi che ha un livello B2 avanzato, ed è molto interessante perché vi dà la possibilità di ascoltare contemporaneamente più accenti e più parlate regionali. Tutti i personaggi che vedete seduti al tavolo vengono da punti diversi dell'Italia. C'è chi viene da Roma, c'è chi viene da Milano, c'è chi viene dall'Emilia Romagna, c'è chi viene da Torino, c'è chi viene dal Veneto, perché ovviamente Carlo Cracco è veneto. Quindi è molto interessante da questo punto di vista. Allo stesso tempo, però, è necessario avere un po' di orecchio allenato per seguire tutte queste parlate una dopo l'altra e contemporaneamente. E è una serie che mi è piaciuta molto molto molto, infatti spero che facciano la seconda stagione. Allora, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia utile. Se avete delle domande o dei commenti da fare, la sezione dei commenti è a vostra disposizione qui sotto. Grazie ancora per aver seguito questo video. Se vi interessano anche le serie Netflix, come vi dicevo all'inizio, ho fatto anche questo video, troverete il link nella descrizione del video qui sotto. E che altro dire? Niente, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento. Ci vediamo nel prossimo video. A presto. Ciao!